Okay, let me tell you a secret, but don't tell anybody. Okay, are you an artist? Definitely not. Are you an artist? No. Neither am I. So, yeah. I can tell you who you are as a person based on how you paint. This Italian artist claims that he can tell you everything about your own personality by just looking at how you draw and paint. Is that true? Let's find out. Maurizio has worked with many companies, including Microsoft and Aprilia, for many years throughout his career, and also he sold his artworks to many countries, including the US, Canada, the United Arab Emirates, so Dubai, Abu Dhabi, and so on, Japan, Taiwan, you name it. Also, throughout the years, he's developed his own unique style that includes a very modern-looking abstract style, and his artworks have been placed in many luxury places, including like mansions, apartments, like luxury apartments in New York, and also huge lofts. Let's start the challenge. Allora, qui abbiamo 4 tipi di tele. Bene, ne abbiamo una perfettamente intonsa, che vuol dire vergine, nessuna toccata. Qui abbiamo una tela già con un fondo predisposto, per cui vedete che è un po' più mossa, più vissuta, eccetera. Qui abbiamo una tela col fondo già dipinto, preparato, per cui hai già una forza di colore che ti lavora come fondo. Qui ne abbiamo una con una tessitura molto sabbiosa. Ecco, quale di queste tele vi va di scegliere? Così di primo acchito, distinto, quale vi va di scegliere? I like this one and the other one. You like this one? No, just one. Just one. The completely blank tape. Ok. Va bene. This is for Alessandro. Completely blank canvas for Alessandro. Elisa? That one. Okay. Quello un po' già preparato un po'. Can I change? Ok? Sì. Because I like more this one, because there is something light blue that is my favorite color. Va bene. Can I do that? Certo, perché sì. I'm gonna go with that. No, vale. A me mi piace. Sì, se ti piace quella vai sempre io. Oltre ai pennelli, che è il metodo classico un po' di dipingere, di esprimersi, possiamo usare spatole, rulli, per chi non, cioè per voi che non lo sapete vi faccio vedere come si adoperano, ma anche le mani. Cioè se uno voglia preparare le mani, che adoperi le mani, che non si faccia problemi. Per cui provate a esprimervi sulla tela, provate a sentire cosa vi racconta la tela o cosa vi chiede o che effetto vi fa. Per il resto scegliete un po' i colori, provate a decidere che tecnica volete usare. Io sono qui, vi do una mano a provarsi. A voi, thank you. Okay, so I had a weird idea. I'm like, okay, why should I paint on a canvas 2D when I can do it 3D? So I'm gonna do some stencils and masks. So I'm gonna do some 2D layer, and then I'm gonna cut out some pieces and put them onto the canvas, and I'm gonna give it a shape that you're gonna see what it is, and it has some meaning to it, but don't tell them.
Not touching anything else. I'm done. Finish. We were done, and then boom. Still cheating. Oh, stop it. Cominciamo allora. Elisa, per quello che potremmo dire di Elisa vedendo questo dipinto è che intanto Elisa è una persona generosa perché si vede come ha usato un colore, non si faceva remore di buttarne, come se nella sua vita dicesse sì, se ce n'è per me può essercene anche per qualcun altro. Non creo limiti a questa cosa, sono disponibile a rendermi disponibile con quello che ho per qualcun altro, e ha un enorme bisogno di libertà, vedere la vita come qualcosa di ampio, di enorme, da prendere, da vivere, non chiusa in un piccolo spazio, anche se in questo momento probabilmente si sente un po' chiusa, ma questa cosa la vede nell'orizzonte, vede che è possibile farla. Ha vissuto delle esperienze che gli hanno dato questa sensazione di aver raggiunto un senso di libertà, che però non si sono realizzate come voleva, e gli hanno lasciato un po' di incertezza in questa visione, ma c'è ancora, c'è questo di libertà, di sapere che la vita può donarti molto di più, è molto più ariosa, molto più bella di quello che vedi solo rimanendo qui. Ce l'hai dentro, devi solo avere la pazienza di trovarlo. E un'altra cosa è che parti alla grande su una cosa, però dopo se c'è qualcuno che ti sprona vai avanti, altrimenti tendi un po' a rilassarti. Però tendi a essere un po' dopo bisognosa di spinte, non che tu non abbia voglia di fare le cose, però senti che è più bello se lo fai insieme a qualcun altro, ecco, tutto qua. Non so se, dimmi a noi se c'è qualcosa che ti ha... E il fatto che ogni tanto poi mi siedo sulle cose se vedo che non vanno avanti, e quindi o è una cosa mia che sento che allora trascino gli altri, oppure se è una cosa che magari già di partenza mi piaceva, sicuramente poi mi rompo le scatole. Però ho visto che hai l'atteggiamento che se arriva qualcuno che ti dice dai che andiamo avanti, ci sei, cioè, non è che ti fermi, non è che dici no mi sono stancata, e si vede, lo so che lo può dire no, si vede invece Allora, di Alessandro potrei dire una cosa, a parte che un progetto, ma subito dopo ci pensa vorrebbe anche cambiarlo, nel senso che ne vede magari uno ancora meglio e dice no, aspetta che quello forse è meglio e prendo quello, anche se l'idea era buona, ma quella buona è un attimo perché quella mi piace ancora di più, per cui fa presto a vedere qualcosa di più bello davanti a lui di quello che già aveva preso prima, per cui però devi stare attento a non farti prendere troppo a sta roba, perché altrimenti poi non ti focalizzi mai bene su qualcosa, ma credo che tu lo sappia già, per cui I think it's exactly like that. Ti piace stare nell'ambiente dove sei, anche se è un po' rugoso, anche se un po' non è proprio esattamente quello che vorresti, ma senti che è, anche se non è esattamente, ripeto, quello che vorresti, il tuo ambiente, ma non ci stai bene perché non hai la tua vita in questo posto, in questo ambiente, e vorresti tanto andartene, e hai la gioia dell'andare via, la gioia del viaggio, la gioia della scoperta di posti nuovi indifferentemente da dove vai, c'è proprio la gioia di andarci, il sorriso, l'idea solo di poterti muovere, ma hai un legame con questo posto che ti fa soffrire, non so il perché, però sai che questo andarne via copre bene questa paura, questo legame, cioè è sufficiente questa gioia a farti vincere questa paura, sì che ti muoveresti volentieri, andresti via volentieri, e anzi probabilmente lo stai facendo, perché da quello che vedo lo stai facendo, però c'è questo fulcro che non accetti del tutto, che è qui in questo ambiente che è il tuo ambiente ma non lo vivi fondamentalmente del tutto bene, che viene compensato solo dall'idea poi di muoverti, sì che prima o poi troverai la tua strada che non hai ancora trovato. I think 100% correct. Allora te lo tieni, te lo porti a casa e te lo ricordi. Thank you. Ma la trovi la strada? Sì, la trovi. Allora qui Luca è tosta, perché la prima cosa che ti dico è che non hai adoperato colore, e questo denota il fatto che non ti lasci andare molto. Prima di lasciarti andare probabilmente devi non fidarti di qualcuno ancora di più, ed avere un rapporto veramente molto profondo con un amico o con una persona per lasciarti andare davvero, perché lì sotto i colori ci sono, cioè c'è qualcosa che soffre, per cui lì sotto i colori ci sono, ma tu non li tiri fuori per ora. E anche sei una persona che ha bisogno di costruire molto una cosa, cioè non la fai se prima non
metti, ma proprio punto per punto, pezzettino per pezzettino a posto prima di cominciare a farla, cioè proprio devi costruirla tutta dentro di te, dopo sì puoi partire per farla, per cui molto metodico, concentrato sulla preparazione, anche sul gestirla, cioè la cosa deve venire come vuoi tu, perché quella è quella che ti sei creato in mente, quella è quello che hai costruito, e se viene spostato di qualcosa ti mette un po' come dire, non in imbarazzo, in soggezione, comunque non sta funzionando come vuoi tu. E anche tu adesso, lo so che sembra quasi banale perché hai fatto la forma sì della casa eccetera, ma anche tu hai un rapporto molto difficile con la casa, l'ambiente dove vivi, dove ti senti chiuso, soffri dentro e bisogna andare via. Però al contrario di Alessandro, che ha il viaggio in mente come senso di libertà, tu il senso di libertà l'hai già, come dire, oltrepassato, cioè tu sai già cosa vuoi fare, mentre lui lo sta cercando, tu lo sai già cosa vuoi fare, ma probabilmente è talmente per ora ancora così grande da realizzare che ti tocca vivere in un posto dove non ci stai bene, dove soffri, però lo stai facendo con cognizione di causa perché stai preparando qualcosa di più importante per te. E però lasciati andare un po', perché i colori servono a liberarsi, a lasciarsi andare, per cui apriti un po' di più. 100% correct. No. Holy shit. Non insisto. Also, you didn't mention that I'm from Genoa, and people from Genoa are like T-Rexes and don't want to use material and don't want to spend money. Serve qualcosa in testa che devi fare, è così. Però è che delle volte rischiamo di focalizzarci troppo su quello che vogliamo e ci dimentichiamo di viverci anche i momenti che abbiamo attorno, insomma. Vabbè, basta, altrimenti ok guys, you can keep this painting, it's a gift for you. Thank you, Maurizio. Thank you. Worried. Thank you so much for this experience. This was amazing. We weren't expecting this to be so accurate, like your descriptions and everything. Like, we're so impressed. I hope you guys enjoy this video. And if you want to do the test, you can actually, we're going to leave the contact info of Maurizio in the description down below, so that you can actually reach out and maybe you can decide to have a consultation with Maurizio, or even you can decide to buy some of his art. You can he's like available for commissions, so let us know if you're interested. Just reach out to him. And yeah, that's all for today. That's all. Bye. This is the space of creatives, and we'll catch you guys in the next video. Bye, creatives. Non è scusa. Ma io così. Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto molto. Ti è piaciuto? Yeah, great experience, thanks. A posto. Fine vlog.